tornare a fare la madrina da dove sono partita e farlo ancora da cuscinotta è un grande premio, come avere un premio alla carriera. Come dire, ok, ce l'ho fatta, sono partita da qui, quel treno l'ho preso e quel treno mi ha portato in giro per tutto il mondo ed è fantastico adesso poter ritornare e poter dividere la stessa emozione di tanti che sono qui per la prima volta, perché ci sono tantissime opere prime quest'anno. Marco Müller ha scelto veramente tanti dei bei film, ha dato la possibilità a tanti giovani di uscire fuori e di avere una vetrina internazionale. C'erano molte opere prime quest'anno e non possiamo che essere contenti, no, di una giuria che scommette insieme alla mostra sugli esordi, sui nuovi talenti, su quelli che forse, probabilmente alcuni di loro diventeranno veramente dei maestri del futuro. My name is Pepe Diocno. I'm a filmmaker, and here in Venice in film Encuentro was in competition in the Orizzonti section of the Venice Film Festival. It's such a big honor for us to be here and to have been given the Orizzonti Prize. A good, nice, strong filmmaking community in the Philippines. It's a small group of people who knows that we know each other and we all help each other. There are a lot of filmmaking opportunities in the country, and I think our industry is growing slowly. There's a big independent movement and also a big mainstream movement. So yeah, for critics, for cinematographers and sound designers, we welcome everybody with open arms. I hope people come to the Philippines and make films. I hope more people do. Adesso sto girando in Italia un film con un giovane esordiente che si chiama Giuseppe Papasso, è il suo primo film, e ti devo dire che lavorare con chi fa per la prima volta un film è meraviglioso, perché vedi la passione. Già nel secondo film la passione già ti si è spenta, no, ti si è spenta, però già non hai quella cosa della prima volta, è come il primo bacio, te lo ricordi tutta la vita, no? Allora c'hai quell'adrenalina che ti va in circolo, che poi trasmetti a tutti e si vede anche sulla pellicola. Guarda, l'unica cosa che ci manca è la distribuzione internazionale, dovremmo essere più tenaci a portare i nostri film fuori e a farci scoprire di più dall'audience straniera. Io dico sempre che in generale il nostro cinema sta vivendo momenti importanti, non c'è forse quello che c'è stato in certi momenti in cui ci si è aggregati e allora si è costituito il movimento. Ecco, oggi manca il movimento, gli autori spesso si conoscono anche poco tra di loro, dicevamo scherzosamente uccidere anche un po' i padri, perché così nascono i movimenti, così nacque il neorealismo, così nacque la Nouvelle Vague, insomma, coraggio anche di dire beh, cambiamo, voltiamo pagina. Tutta la storia, persino la storia d'amore, perché il film è una storia d'amore, è mossa dalla passione per la politica. Nel film ci sono moltissimi personaggi, sono quasi 200. Ho pensato di ribaltare il disegno che si segue tradizionalmente, no? I protagonisti sono attori noti e intorno a loro ci sono figure irrisorie. Ho fatto il contrario e ho trovato una disponibilità molto interessante. Saranno 30 attori noti che appaiono nel film per una scena 2 al massimo.
devo dire che Müller è bravissimo e attento, perché dà la possibilità anche al paesino più piccolo, che ha dei grossi problemi, a uscire fuori e ad avere la possibilità di mostrarsi. E questo è importante, perché sai, c'è la tendenza nei festival di portare solo i film che fanno moda, e quindi i paesi che non sono socialmente interessanti vengono lasciati fuori. Invece Marco da questo punto di vista è uno molto attento, perché sa che per un piccolo paese che magari ha problemi di guerre, problemi sociali, arrivare a un festival internazionale significa dare visibilità e voce anche a chi ha dei problemi, di poter esporre i propri problemi, di attirare l'attenzione e soprattutto di trovare degli alleati che li possono aiutare e soprattutto crescere. Il momento del Leone d'Argento per la regia che la giuria ha assegnato a Shirin Neshat. This is one movie that just took my heart, grabbed my heart and took my breath away. I think many jury members share my thought. Nobody was saying it's a perfect movie, or as the director's prize goes, or well directed, but we're just, everybody is so grabbed by those women, those actors' eyes and the condition they try to tell us. You see, most of the women liberation movies, they're the outcries of injustice, that women being treated as second-rate citizens, and then they've been persecuted or oppressed. But this is a movie that took us to those women's not only life but the heart. I personally, I don't know Iranian magic realism, but I with some of the confusions, we get into those worlds and we're invited to it. We're expanding our imaginations. It's quite a gem for me, not only as an effort but as an accomplishment in what it's about and what it inspired us. We Iranians who have lived for so long under dictatorships have learned to speak very symbolically and metaphorically about everything that we cannot say up front. So the poetry is always intermixed with politics. This film is an expression that is truly Iranian, and it's a way about expressing everything that we cannot overtly say like you do in the West. The message of this film is about courage. The courage of the woman and the courage of the people of Iran to take their lives in their own destiny and to demand freedom and independence and democracy, even at the risk of failure. Qualquer paixão falha, qualquer amor falha. Isso não quer dizer, isso não é uma tragédia, isso é a vida, e existe uma felicidade imensa durante esse período amoroso. E a relação entre essa utopia e no caso a estrutura básica do nosso roteiro, que iniciou lá atrás e depois evoluiu bastante a partir disso, com contos russos, contos de amor, né? Na verdade a gente buscava dentro do conto russo não a literatura propriamente dita, mas a sensação, a imensa sensação amorosa que existia dentro desses contos. A gente começou através da busca de um sentimento, mas como filmar um sentimento? E a partir daí a gente começou a evoluir, trouxemos o Will Eno, que é um grande dramaturgo, para dentro do projeto. Acreditamos, como está dito inclusive no roteiro, no mistério de você não ter barreiras na dramaturgia do filme, de ser um cinema não realista. Nos últimos anos existe uma certa hegemonia com a temática social no cinema brasileiro. Existiu isso também na década de 60 com o cinema novo, mas existe muito especialmente hoje. Não é o caso dos filmes que estão aqui por acaso. Isso é um bom sinal, é um sinal de que as coisas também caminham para outros lados, não só para a mesma direção. We have some amazing footage from Brazil. It's large, it's new, the jungles are incredible. The people are very cooperative, so we had nothing but good things to say about Brazil. And I think the Brazilian people, when they see there's a few Brazilian actors, and actually the main actress is Brazilian. She performed brilliantly, so we have nothing but good things to say.
my film playing at the Venice Film Festival this year, which is called The Death of Pentheus, is actually part of a museum exhibition of 5 installations with the overall title of Butchers, Dragons, Gods, and Skeletons. And the gods in the title is my piece of The Death of Pentheus. And this exhibition was commissioned by a museum in Texas called the Kimball Art Museum. And the idea was for me to make installations that were inspired by works of art in the collection. And they have a Greek vase, a very beautiful Greek vase, painted by Duris, called The Death of Pentheus, which tells the story of the Bacchae. And so I decided to try and make a piece that reflected that story and also more about Greek culture in general. The installation in Texas, and when it travels, is actually projected on a disc, a circle that is floating above the floor, seemingly magically. It's supported, but you don't see it, and it's projected down, and the audience walks around it. But for here in Venice, we did a version where we could project it on a screen. Well, I started as a filmmaker in the sense I was shooting film. I initially made films with artists like Gilbert and George and David Hockney, but I was always shooting on film. And then I made feature films, Angels and Insects, which was at Cannes with Kristen Scott Thomas, Up at the Villa with Sean Penn. All this was 35mm. When it came time for me to do installation work, the natural transition was into the digital medium because we would be projecting it digitally, and also I was doing a lot of visual effects. So, for example, this film, because it's presented in a circle, and the circle, the imagery is bent, it would be impossible to shoot it on film. So I view it as still cinema, but as installation cinema. For me, I don't see so much a distinction between cinema and installation. I think the important thing is that it has the same qualities that a good film has. It's entertaining, it's you want to know what happens next, it's never boring. And often installation art can be very beautiful but a little bit boring. So I wanted this not to be boring, and hopefully I have succeeded there. So my message is installation art is not boring. Ridateci i soldi, ovvero il muro delle critiche e delle stroncature, nasce nel 1996, quando la televisione stava diventando sempre di più produttrice di film e quindi nelle trasmissioni televisive non si sentiva mai parlare di qualche film brutto. Ogni anno nel mondo si fanno 8.000 film, però in un anno ce ne sono 2-3 belli nel mondo. Qui su 184 titoli non possono essercene 184 belli. Sui giornali le stroncature ci sono, in televisione no. Arca Cinema Giovani è un'iniziativa legata all'azienda Enel e che organizza per i giovani da 18 ai 30 anni un viaggio di cultura, cinema e allo stesso tempo anche lavoro proprio nel cinema. Infatti i ragazzi hanno la possibilità di poter vedere i film, analizzarli, di poterli allo stesso tempo anche giudicare e quindi assegnare anche un premio. Le giurie quest'anno hanno votato 2 film, uno come miglior film in concorso e un altro come miglior film italiano tra tutti i film italiani presenti a Venezia. Il miglior film in concorso è stato Soul Kitchen, e mentre il miglior film italiano è stato La doppia ora. Entrambi sono 2 film che sicuramente si sono riconosciuti per una certa originalità, sia della struttura narrativa, anche una vitalità nel caso di Soul Kitchen, che sicuramente era molto più divertente e animato, mentre per quanto riguarda La doppia ora, e per quello che è il panorama cinematografico italiano, abbiamo trovato questo film sicuramente molto innovativo. E quindi insomma, speriamo anche che possano portare qualche premio a casa proprio dai premi ufficiali, delle giurie ufficiali della mostra. I can't speak now, no English, no nothing. I must have at least 2-3 minutes. But I'm so excited. But you know it's just a great honor
and it's also a statement from the jury, a statement from the crowd, a statement from everybody to stop killing, and really try to think different. My feeling is global and is for all over the world. And as I said,